Ciao a tutti e benvenuti nella seconda parte del tutorial avanzato. Ora diamo un senso a tutto quello che abbiamo visto nei video precedenti riguardo al MIDI mapping. Vediamo quindi come posso comandare l'apertura e la chiusura di un filtro utilizzando l'inclinazione e il volume di una traccia utilizzando la rotazione. Come dicevamo nel video precedente, i MIDI CC che ci interessano, cioè 1 e 52, vengono mandati costantemente, ma per risolvere questo problema viene in nostro soccorso un programma chiamato MIDI Pipe. Quest'ultimo, detto molto semplicemente, è uno strumento che ha tantissime funzioni per personalizzare la comunicazione MIDI. Nel nostro caso ci servirà per trasformare come vengono comunicati i MIDI CC che ci interessano. Trovate il link al sito dove poterlo scaricare o qui in alto a destra o in descrizione. Una volta che l'avete scaricato, dobbiamo andarlo a trovare nel Finder. E apriamolo. Ora dobbiamo creare una pipe, ovvero un circuito dove faremo passare i nostri dati MIDI. Per farlo andiamo a selezionare gli strumenti che ci interessano. Quindi scegliamo MIDI in, Message Converter e MIDI out. Su MIDI in impostiamo l'ingresso MIDI sul recorder. Su MIDI out selezioniamo l'uscita MIDI pipe uscita 1 e adesso passiamo a Message Converter. Nella sezione entrata selezioniamo Ctrl Change cancelletto e scegliamo 52. In uscita facciamo la stessa cosa, ma questa volta selezioniamo 1. Così facendo trasformeremo tutti i messaggi del CC52 in quelli del CC1. Sposto MIDI pipe e ora torniamo su Ableton. La prima cosa che dobbiamo fare è andare nelle preferenze. Notiamo subito che tra le MIDI ports è apparso un nuovo ingresso, ovvero MIDI pipe uscita 1. Disabilitiamo quindi traccia remoto dal recorder e abilitiamoli per il MIDI pipe. Chiudiamo le preferenze e carichiamo nella nostra traccia MIDI un instrument e ad esempio ricarico lo stesso che ho utilizzato nel tutorial base, di cui trovate il link in descrizione. Ora facciamo una prova con il flauto per vedere se tutto funziona. Perfetto, ora possiamo mappare l'inclinazione al parametro filter cutoff dell'instrument. Quindi clicchiamoci e poi andiamo ad attivare il tastino MIDI qui in alto a destra. Vediamo ora che molte sezioni dell'interfaccia di Ableton si sono colorate di celeste. Esso sono tutti quei parametri che possono essere mappati. Clicchiamo quindi sul controllo del filtro e vediamo che è apparsa la scritta 1/1. Il primo numero indica che ora il parametro è mappato sul canale MIDI 1 e il secondo numero il MIDI CC ad esso associato. Disattiviamo il MIDI mapping con il tastino in alto a destra e ora passiamo al MIDI CC 52. Riapriamo MIDI pipe e invertiamo i MIDI CC in ingresso e in uscita. Ritorniamo su Ableton e riattiviamo il MIDI mapping. Clicchiamo sul volume della traccia, che è questo parametro qui, e vediamo che è apparsa la scritta 1,52. Perfetto. Disattiviamo il tastino MIDI per uscire dal mapping e l'ultima cosa da fare è ritornare nelle preferenze e rimpostare tutto come era prima, quindi tracce remoto. Vediamo ora se tutto funziona. Siamo riusciti finalmente ad aggiungere molta espressività al nostro suono semplicemente mappando un singolo parametro per ciascun movimento, ma possiamo ripetere lo stesso procedimento più volte. Provate voi stessi a mappare altri parametri mentre avete il MIDI mapping attivo. Un consiglio nel caso vi foste sbagliati a mappare un parametro o volete eliminare una mappatura. Levate temporaneamente le spunte dalle preferenze su traccia e remoto e abilitate il tasto MIDI mapping. Andiamo a selezionare la mappatura che vogliamo eliminare e possiamo cliccarci e premere del sulla tastiera, oppure, selezionandone un altro, fare clic con 2 dita e apparirà la scritta elimina mappatura. Se ci clicchiamo verrà eliminata la mappatura. Benissimo, questo video finisce qui. Per qualsiasi domanda scrivetemi qui sotto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!